Quando il primo uomo delle caverne impugnò una lancia, il destino di regni e imperi fu forgiato da coloro che ne padroneggiavano l'uso. Alcuni guerrieri si sono distinti sopra ad altri, diventando leggende per la loro abilità, ferocia e dedizione. Nell'antica Grecia, gli Spartani emergono come una razza guerriera senza pari. Cresciuti nella più grande cultura militare della storia, i giovani Spartani vengono strappati dalle braccia delle loro madri all'età di 7 anni. Sono destinati all'Agogè, un'accademia militare brutale che diventerà il loro mondo per il resto della vita. L'addestramento spartano è leggendario per la sua durezza. Gli anziani spartani impiegano tattiche crudeli e uniche per plasmare i giovani in guerrieri formidabili. Solo i più forti e saggi sopravvivono alla selezione, diventando parte dell'elite militare. Ogni spartano brandisce le armi tradizionali: una lunga lancia, una spada corta e uno scudo circolare. La tattica principale degli Spartani è la falange, una formazione disciplinata e coordinata che richiede mesi di addestramento per essere padroneggiata. È questa tattica che li rende invincibili sul campo di battaglia. Il leggendario sacrificio dei 300 Spartani a Termopili dimostra la loro fermezza e disciplina contro un nemico schiacciante. Prima della battaglia, le madri spartane rivolgono un ultimo comando ai loro figli: torna con lo scudo sopra di esso. Questo messaggio incarna lo spirito indomito degli Spartani, pronti a sacrificare tutto per la loro patria e la loro libertà. L'eco del grido norvegesi si diffonde attraverso le terre costiere d'Europa come un sinistro presagio di violenza imminente. Nelle baie tranquille e sui promontori rocciosi, le onde si infrangono con un fragore crescente, quasi a preparare il terreno per l'arrivo imminente dei vichinghi. Tra le fila dei vichinghi si distinguono i temuti berserker, una casta di guerrieri considerati quasi soprannaturali. Indossano pelli di lupo e orso, con volti dipinti di rosso e occhi infuocati di fervore bellico. Il loro passo è fermo e determinato, carico di una ferocia primordiale pronta a scatenarsi. Alla vista dei berserker, il terrore si diffonde come un contagio tra le file nemiche. I guerrieri norreni si lanciano in avanti con un urlo feroce, brandendo le loro armi con una furia inarrestabile. La loro avanzata è come un fiume in piena, travolgente e devastante. Nonostante la loro fama di invincibilità, la frenesia dei berserker li porta ad atti di pura follia. Mordono i loro scudi con denti aguzzi, urlando con una ferocia primitiva mentre si gettano sul nemico. Sono creature selvagge e indomabili, guidate solo dall'istinto e dalla passione per il combattimento. I Templari, una figura unica e avvolta nel mistero nella storia, hanno iniziato come un culto religioso dedicato alla protezione dei pellegrini a Gerusalemme. Col passare del tempo, la loro sfera d'azione si espanse fino a includere il coinvolgimento nelle crociate e addirittura il ruolo di pionieri nel sistema bancario. I Templari non erano solo uomini di fede, ma anche soldati d'élite. Partecipavano alle battaglie chiave delle crociate, montati sui loro cavalli corazzati, pronti a sfondare le linee nemiche. Il simbolo della croce templare sulla loro armatura li spingeva a combattere fino alla morte. Il codice di vita dei Templari era unico. Vivevano in povertà e devoti a Dio, anche se l'ordine in sé era incredibilmente ricco. Dovevano rinunciare ai desideri materiali, tagliare i legami familiari e astenersi da relazioni amorose. La loro vita era un esempio di umiltà e servizio. Nonostante la loro rigida disciplina, i Templari erano anche conservatori. Mantenevano una stretta aderenza ai loro principi e alle loro tradizioni, difendendo con fermezza i valori del loro ordine. Nel ventre della storia, i cavalieri mongoli si abbattono sulle nazioni come un'onda devastante, spazzando via tutto ciò che trova sul suo cammino. La forza che li guida è la stessa che ha dato origine al più grande impero della storia. Con sorprendente abilità, i cavalieri mongoli scagliano le loro frecce con precisione e potenza mentre cavalcano a galoppo. Per loro l'equitazione è un'arte tramandata da generazioni, affinata sin dalla giovane età. La leggendaria mobilità dei mongoli è una delle chiavi del loro successo in guerra. Ogni cavaliere mongolo si muove con 3 o 4 cavalli, permettendo loro di cambiare montatura a piacimento. Questa flessibilità è fondamentale per le loro tattiche di combattimento.
Aggiramento, l'accerchiamento e apertura, ritirata simulata o l'utilizzo di prigionieri come scudo umano, il Kara, erano le tattiche mortali dei mongoli in battaglia. L'impero romano, il più longevo della storia, trae la sua grandezza dalla potenza inarrestabile del suo esercito. Al culmine del suo potere, Roma vantava circa 35 legioni al suo servizio. Tuttavia, tra queste, la legione Decima Equestris spicca come la più celebrata. Giulio Cesare, durante il suo governatorato dell'Ispania, formò questa legione, che presto divenne sinonimo di valore e affidabilità. La legione Decima Equestris si distinse nelle guerre galliche, giocando un ruolo cruciale nella decisiva battaglia di Alesia e nella conquista della Gallia. Nella successiva guerra civile contro Pompeo, la lealtà e la potenza della legione Decima furono ancora una volta evidenti nelle battaglie di Ucera e Farsalo. Equipaggiati con il tipico armamento romano, tra cui il gladio, il pilum e lo scudo, i legionari dimostrarono il loro valore sul campo di battaglia. Il momento più glorioso della legione Decima venne durante la battaglia di Munda, il conflitto finale della guerra civile romana. Quando i figli di Pompeo presero le armi contro Cesare, la legione si batté al fianco del loro generale. Con Cesare stesso combattente tra di loro, i legionari respinsero gli avversari con determinazione, assicurando la vittoria e la fine della guerra. Tuttavia, l'eredità della legione Decima era intricata con quella di Cesare. Dopo il suo assassinio nel 44 a.C., suo figlio adottivo Ottaviano riconobbe la necessità di sciogliere questa legione, che era apertamente fedele al suo defunto zio. Sebbene il loro servizio durasse meno di 2 decenni, l'impatto e il successo della legione Decima furono profondi, superando quello di molte altre legioni. Gli immortali, avvolti in abiti lucenti d'oro, incarnavano il desiderio di potere e ricchezza di ogni uomo antico. Nell'esercito persiano questi guerrieri erano una vista maestosa e temuta, con le loro armature risplendenti e i volti determinati. Il loro nome, Immortali, evocava un'aura di invincibilità, poiché ogni caduta veniva prontamente sostituita, mantenendo sempre il loro numero. L'arrivo degli Immortali segnava la supremazia dell'impero persiano. Le città si arrendevano al solo avvicinarsi di questa formidabile forza militare. I loro scudi, intrecciati con cuoio e vimini, riflettevano la determinazione di un esercito invincibile. La battaglia di Gamela segnò un punto di svolta nella storia. Gli Immortali, una volta considerati invincibili, incontrarono la loro fine per mano di Alessandro Magno. Le loro armature dorate, una volta simbolo di potere, giacevano ora infrante e macchiate di sangue. La loro caduta non solo mise fine al loro regno, ma segnò anche la fine di un'era. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. Iscriviti al canale e attiva la campanella.